Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto un mega book haul di libri e fumetti. Credo l'ultimo risalga, a luglio, quindi sarà passato un po' di tempo, si sono accumulati un po' di libri, quindi è il momento assolutamente di portarvelo, libri e fumetti. Cominciamo subito perché sarà una lista lunga. Comincio subito con l'unico acquisto di agosto, perché ad agosto mi ero ripromessa di fare la brava e non comprare niente, perché poi insomma settembre era un mese molto ricco e quindi non ho mantenuto ovviamente la promessa, perché la Nicola Pesce Editore ha fatto una promozione, aveva dei libri che erano dei resi che insomma non poteva più rivendere perché viste le condizioni diventavano invendibili, e quindi ha fatto una promozione nel venderli al 50%, con però la questione che potevano arrivare in qualche modo fallati. Io ho comprato due cose che invece in realtà sono arrivate praticamente quasi perfette. Una è Il vampiro di Polidori, ecco qui, questa è la cover. Io questo ce l'ho già in versione romanzo, questa è la versione ovviamente fumetto e vista la mia amore per i vampiri, insomma non potevo farmelo mancare. Vi mostro qualche altra pagina. Allora, Nicola Pesce ha un catalogo molto vasto per quanto riguarda gli horror, insomma anche i classici dell'horror, e quindi se siete curiosi di andare per vedere le cose che hanno sono sicuramente molto belle. Questo è uscito al costo in realtà di 16,90 €, ma io come ho detto l'ho pagato al 50%. Altra cosa presa è il Nosferatu di Paolo Donofrio, con l'adattamento di Paolo Donofrio che io trovo meraviglioso, ha questa cover veramente pazzesca. Mostro un po' dell'interno perché artisticamente è splendido. Io questi due ancora in realtà li devo leggere, me li sono sfogliati e risfogliati perché sono veramente belli. Vedete dentro come è realizzato questo volume, questo è veramente bello. È uscito al costo di 19,90 € ed ha circa un'ottantina di pagine. Questo è veramente bello. Se siete amanti del genere, io non l'ho letto, però per quanto riguarda i disegni, una meraviglia. Poi ovviamente è ispirato insomma al film classico Nosferatu. Insieme a questi due poi la Nicola Pesce mi ha spedito questo numero di Scuola di Fumetto, che è sempre ben apprezzato, che è, per chi non la conoscesse, una rivista appunto dove si parla di fumetto, di autori, anche di tecniche di disegno, che insomma è sempre una lettura piacevole e apprezzatissima. Poi sono stata a inizio settembre in edicola e ho preso questo volume qui, Maria Montessori, eccolo qua, ve lo mostro. L'ho pagato qualcosa come 2,99 € o 1,99 € addirittura. Comunque era la prima uscita di una serie di libri sulle donne, e questo era il primo appunto su Maria Montessori. Poi insomma proseguiva con tutta una serie di figure femminili storiche. Io mi sono fermata al primo perché ero curiosa appunto di leggere la vita di Maria Montessori, ed ha poco più di 200 pagine. Questo è stato il primo, aveva un costo irrisorio, mi pare che gli altri siano usciti intorno alle 9 €, ma potrei anche dire una sciocchezza proprio perché agli altri non ero interessata e non l'ho preso e mi sono fermata al primo, però anche questo lo devo leggere. In realtà questa è un'edizione RBA, io comunque vi metto tutto sotto, degli altri vi metto i link per gli acquisti Amazon, di questo vi metto il link al sito della RBA se siete curiosi, perché si possono richiedere gli arretrati. Poi ad inizio ottobre, sì mi sembra, c'è stata a Roma una fiera dell'editoria che si chiama Insieme, una fiera molto carina all'aperto, così insomma si potevano mantenere le norme anti-Covid in maniera più semplice. L'ha fatta all'Auditorium di Roma, che ha un'ambientazione meravigliosa. Io se riesco vi metto qualche immagine qui della fiera, perché è stata una fiera veramente bella. Tutto aveva ingresso gratuito, quindi non si pagava l'ingresso, era molto ricca per quanto riguarda editori, ce n'erano veramente tanti, sia di piccoli che di grandi editori, tanta scelta, paradiso. No, è stato veramente bello. Poi se uno aveva il modo di prenotare per tempo, poteva partecipare anche agli eventi. Ho fatto un po' di acquisti per il figlio che non vi porto perché insomma sono acquisti per ragazzini, e invece per me ho preso Ink. Ero incuriosita da questo libro, non lo avevo mai neanche preso in mano in libreria, e quindi ho deciso di acquistarlo. Adesso ve lo mostro, eccolo qui.
Non so molto in realtà, so che è una fantasy che parla appunto di tatuaggi, ossia di tatuaggi che vengono fatti sulla pelle a raccontare la storia delle persone, e parla di questa Leora che ha 16 anni e perde il padre. Insomma, in realtà, da come ho capito, la storia è un po' più complessa di così, però io ancora non l'ho letto. È uscito in questa versione flessibile per la Rizzoli al costo di 12 € e ha circa 400 pagine. La cover la trovo molto carina e mi incuriosiva, e quindi mi sono presa questo. Il resto dei libri miei, perché poi ci saranno anche dei libri non miei, sono in lingua, e ho preso su Amazon, perché ovviamente io i libri in lingua li prendo su Amazon, perché qui non ho librerie che hanno intorno a me, non ho librerie che hanno un reparto in lingua, sono insomma troppo lontane. Io ho preso un Fire, essendo una grande veramente questo è il trash più puro, però essendo io una grande amante di Teen Wolf, era tanto che puntavo questo libro, ho dovuto fare degli acquisti scolastici per il figlio su Amazon, e quindi ho detto ma sì dai, perché no, era sceso di prezzo, l'ho pagato tipo 6 €. È il racconto che parte appunto da una delle prime serie del telefilm, non so se la prima o la seconda, ad ogni modo racconta appunto, riprende il spunto dalle vicende del telefilm, e quindi da grande fan non potevo farmelo mancare. Questo ha circa 250 pagine, io ho detto l'ho pagato credo neanche 6 €, però come sappiamo i libri inglesi variano di prezzo di tanto su internet, quindi bisogna stargli un po' dietro. Altra cosa che ho preso è Queen and Rising, della mia adorata Bardugo. Vedrete molto Bardugo in questo book haul. È il secondo numero del Grishaverse mai uscito in italiano. Io sto praticamente collezionandoli tutti. In realtà questo non l'ho neanche letto ancora, quindi l'ho preso in questa versione flessibile, perché la versione rigida è praticamente introvabile se non a prezzi spropositati. Quindi l'ho preso in questa versione flessibile, che oltretutto ha questa cover che si apre così, che io trovo meravigliosa. L'ho pagato, credo, anche questo una sciocchezza, tipo 5 €. Questo è il secondo numero del Grishaverse di qui in Italia è uscito con Tenebre e Ghiaccio. In realtà questa serie, cominciando dal primo, riuscirà in Italia il 28 di questo mese, e non vedo l'ora, con una nuova traduzione per Mondadori. Sono stra felice. Ovviamente il giorno dell'uscita, il 28 o il 29, non ricordo, il giorno dell'uscita avete un video dedicato, perché si parla di Bardugo che finalmente ce la portano in Italia, del Grishaverse, e quindi vi beccherete un video dedicato alla serie. Nel video vi parlerò anche della serie TV che sta facendo Netflix riguardo a questa serie di libri, quindi ve ne parlerò meglio nel video dedicato, e non vedo l'ora di averlo in italiano. Ad ogni modo questo è il 2 che uscirà anche in italiano, ma che io ovviamente sto collezionando, perché niente, io devo avere la Bardugo in tutte le salse e le forme. E continuiamo a parlare di Bardugo, perché questo mese, in particolare il 6, è uscito in lingua Lives of Saints, sempre appartenente al Grishaverse. Il Grishaverse è questo mondo fantasy creato dalla Bardugo, su cui appunto Netflix si sta dedicando per una serie TV. La Bardugo, per chi mi segue già lo sa, è la mia scrittrice contemporanea preferita, io l'adoro, mi illumina d'immenso, e quindi non posso non leggermela in tutte le salse, in tutte le sue forme. Questo è The Lives of Saints, che sarebbe un libro che noi incontriamo all'interno del Grishaverse, e la Bardugo ce lo ha portato reale, cartaceo, nella vita reale, e raccoglie la vita dei santi all'interno del Grishaverse. Innanzitutto andiamola a vedere, perché è un'edizione meravigliosa. Questo è appena uscito, l'ho pagato un pochino, perché mi pare l'ho pagato 17 €, però ha questa edizione meravigliosa, guardate, con questa cover splendida, in oro e rosso, no, veramente bellissima. Io non so se renda a schermo, credo di no, ma la cosa splendida è l'interno. Aprendo appare così, e poi ci sono tutti i racconti dei santi, ogni racconto è accompagnato da un'illustrazione, e sono una più bella delle altre. Ecco, da una parte abbiamo l'illustrazione, dall'altra il racconto del santo a cui la storia è dedicata. Sono tutte illustrazioni splendide, una più bella delle altre, meravigliose. Come si fa a non amare questo libro follemente? Ovviamente abbiamo a fine libro Santa Lina, che è la protagonista di uno dei libri del Grishaverse. Questa è veramente una meraviglia. Sempre il 6 ottobre, sempre per il Grishaverse e per la Bardugo, è uscito sempre in lingua
Shadow and Bone in Collector's Edition, che è quello appunto che uscirà ad ottobre in Italia, che riuscirà, che era già uscito in questa versione, è riuscito in lingua nella versione Collector's Edition, che fa parte di queste edizioni qui, appunto, che escono in versione da collezione in inglese. È uscito in due versioni, in questa e in una versione nera e oro con una scatola portalibro. Io ho preferito prenderlo così perché mi sembrava stesse meglio con l'estetica degli altri. Comunque andiamola a vedere, perché anche questo è di una bellezza. Anche questo l'ho pagato intorno alle 17 euro, però è una Collector's Edition, quindi insomma i prezzi delle Collector's Edition non scenderanno mai. Le pagine sono blu, non so se si arrenda l'idea, comunque le pagine sono blu, all'interno si apre così, abbiamo il libro così, abbiamo la mappa, che è meravigliosa, e alla fine abbiamo anche una lettera bonus all'interno del libro. È splendido, queste Collector's Edition sono veramente qualcosa di meraviglioso. Per quanto riguarda i libri del Grishaverse e dei libri in lingua abbiamo concluso per oggi. Vi porto due libri che non sono miei, sono sempre in italiano ma non sono miei, ma sono di mia madre, ma ci tenevo a portarveli perché sicuramente li leggerò, li vedrete sul canale. Uno è Ken Follett, Fu sera e fu mattina, appena uscito, questo dovrebbe essere uscito a settembre se non ricordo male, con questa versione da Reggiporta, perché ha circa 800 pagine, è uscita al costo di 27 euro, 27 euro, con anche le mappe all'interno. Anche questa è un'edizione Mondadori ed è il prequel dei Pilastri della Terra, cioè è il libro che racconta i fatti antecedenti ai Pilastri della Terra e finisce laddove inizia appunto i Pilastri della Terra. Mia madre l'ha letto in veramente pochissimo tempo e ha detto che è meraviglioso, e quindi non vedo l'ora di leggermelo anch'io, e quindi dovevo mostrarvelo. Altro libro sempre della mamma è un altro mattonazzo, anche lei insomma con i mattonazzi si dà da fare, che è la raccolta della saga dei romanzi legati ai medici. In questa edizione qui, in cui ci sono tutti e 4 i volumi in un unico volume solo, ha circa più di 1000 pagine ed è uscito a un costo veramente basso, tipo 9,90 euro, insomma qualcosa di molto fattibile, però si ha tutta la saga insieme. Io sono molto incuriosita di questa saga, anche se ne ho sentito di tutte le salse e mi aspetto molto trash, però sicuramente è un libro che voglio leggere. Questo è quanto per i libri. Passiamo ai fumetti presi in fumetteria. Sono stata alla Free Comics, che è la mia fumetteria di fiducia. Ovviamente non poteva mancare in questo book haul il numero 2 di Buffy con questa cover. Questa è la cover special, non è la cover classica che trovate abitualmente, ma cioè, ragazzi, ma che cover? No, vabbè, qui c'è uno Spike che è qualcosa di meraviglioso, con questa cover dove qui è opaca e lui è lucido, che vabbè, che ve lo dico a fare. Questo è il retro di questo qui, dell'1. Io ho fatto la video recensione ed era una lettura che mi è piaciuta tantissimo. Io comunque ve la metto su nelle schede se siete curiosi di andarvela a recuperare. È una lettura che ho adorato. Ve la consiglio se siete amanti della serie TV. Probabilmente, se non avete mai visto la serie TV, troverete il fumetto carino ma nulla di eccezionale. Però se siete amanti della serie TV, leggetevelo. È il reboot, quindi è la riscrittura completa della storia di Buffy ambientata in giorni nostri, con tutti i personaggi che noi già conosciamo. Ci sono appunto Spike, la Scooby Gang, Cordelia, insomma tutti, e bellissimo, bellissimo. Il primo numero era disegnato da Dan Mora in un modo meraviglioso. Questo numero non abbiamo più le matite di Dan Mora, ahimè, devo dire, perché io lo adoravo in questa serie. Cerco qualche pagina per non farvi spoiler, comunque all'interno è così. Io ancora non l'ho letto e non vedo l'ora di leggerlo. Alla fine, al solito, abbiamo la raccolta delle cover gallery, che sono veramente una più bella delle altre, sono qualcosa di eccezionale, guardate che meraviglia, già solo per questo vale la pena. Ma poi devo dire che questo è un volume Saldapress, questi volumi sono veramente curati anche nell'estetica, sono anche resistenti, insomma veramente un ottimo lavoro. È uscita al costo, questa è la variant, quindi è uscita al costo di 21 euro, la cover classica ha un costo più basso, di cui non ricordo, mi sembra 19, ma potrei sbagliarmi. Ad ogni modo parla di vampiri,
è il reboot di Buffy, è una meraviglia. Altra cosa presa in fumetteria che avevo ordinato e mi sono fatta arrivare è sono questi due manga, che sono l'uno e il due di una serie di Orgoglio e Pregiudizio. E come facevano a prenderlo? Per forza, grande amante della storia, del romanzo di Orgoglio e Pregiudizio, ho dovuto prendere anche il fumetto. Vi mostro un po' più da vicino, questa è la cover del 2 in realtà, e poi vi mostro la cover dell'1. Hanno entrambi la sovraccoperta e sotto hanno praticamente la cover in bianco e nero, all'interno sono così. È un manga ovviamente, quindi si legge all'orientale e all'interno sono così. Ovviamente riportano vari, insomma, la storia, dovrebbero riportare vari la storia di Orgoglio e Pregiudizio. Sono usciti al costo di 5,95 € l'uno. Ultimo, ma non ultimo, è questo cofanetto qui della Stella della Senna, cofanetto che raccoglie i 2 volumi editi J-Pop manga riguardanti i fumetti della Stella della Senna. Questo è per chi insomma è cresciuto negli anni 80 si ricorderà il cartone, ed è una cosa che ho adorato immensamente. Ho anche gli orecchini e da qualche parte, e ogni tanto canticchio anche la canzone, quindi non potevo non prenderlo. La storia riprende ovviamente la storia del cartone animato, riprendeva quella appunto del fumetto. In realtà, ahimè, questo fumetto non ha mai avuto una conclusione, quindi non ha un finale, però si doveva prendere per forza. Il cofanetto contiene i 2 volumi che sono usciti al costo di 9,90 € l'uno, mi pare, quindi tutto il cofanetto sta intorno alle, vediamo un po' se lo trovo, 19,80 €. Questo è l'esterno del cofanetto che riporta appunto le 2 cover dei 2 volumi interni. Questa è una e queste 2, e sono bellissime anche esteticamente. Hanno entrambi la sovraccoperta e sotto di nuovo la cover. All'interno sono fatti così, vediamo un po'. No, la storia di cosa parla? Ovviamente per chi ha visto il cartone è noto e rinoto. Siamo alla vigilia della rivoluzione francese. Simone è figlia di un fioraio, ma anche una spadaccina che risponde al nome di Stella della Senna. Meraviglioso, le atmosfere, insomma, è un grande classico. Anche di questi ultimi 2 fumetti sicuramente vi porterò una video recensione appena riesco a leggerli, perché mi si è accumulato un po' di cose. Quindi in realtà mancherebbero questi 3 volumi qua, che sono sempre acquisti di settembre. Li ripoggio perché sono veramente pesanti, che sono la serie di Kerry Maniscalco, con il primo sulle tracce di Jack lo Squartatore, il secondo alla ricerca del principe Dracula, In fuga da Odinì, il quarto uscirà a novembre, e con questo libricino che mi è stato dato in regalo appunto dalla Mondadori, avendo fatto il preordine sul sito. Non ve li mostro perché li avete già visti nell'unboxing, e del primo vi ho fatto anche la video recensione, quindi ve la metto su nelle schede, quindi li avete visti, non ve li rimostro, però comunque sono acquisti dell'ultimo periodo. Ultimo libro arrivato nell'ultimo periodo in una bookish box è Seven Devils, libro Illumicrate in questa edizione meravigliosa, bellissima dal punto di vista estetico, che ancora devo leggere, ed è un libro di fantascienza, però anche questo lo avete visto meglio nella video dell'Illumicrate che vi metto sempre su nelle schede. Questo è tutto, un video lunghissimo, quindi buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!